Torniamo ad una Ferrari marchio tutto italiano per usare la Dino 246 GT. La porteremo a Tokyo per prendere i nostri 825.000 crediti e dominare la gara. Quindi andiamo a vedere il setup e tutto quello che serve per renderla al meglio. Let's go! Ciao a tutti da Sergio all'anagrafe, SergioNet sulla PS. Ecco la mitica Ferrari Dino portata su Gran Turismo, grazie al suggerimento di Johnny, un amico che saluto. Hi Johnny! Allora, da dove partiamo? Ma innanzitutto direi dal nome. Allora, Dino 246. 246 deriva dalla cilindrata 2,4 litri e 6 sono i cilindri a V disposti a V. Dino, come penso sapere un po' tutti, era il soprannome del figlio Alfredo, che purtroppo è morto a 24 anni. Ora, per il resto, un'auto bellissima prodotta in soli 2487 esemplari, che ebbe un grandissimo successo, soprattutto in competizione con l'altra icona dell'automobilismo, la rivale, la Porsche 911. Quindi, una bella competizione. Noi in Gran Turismo, come vedete, la troviamo nel reparto delle auto, quelle usate. E quindi qui anche il nostro Andy ci dice appunto che il nomignolo affettuoso di Piccola era dovuto appunto perché era forse la più piccolina rispetto alle altre, però in realtà poi il nome, come dicevo, come dire, è in omaggio appunto ad Alfredo, che era il figlio di Enzo Ferrari, soprannominato appunto Dino. La compriamo per 359.500, un prezzo buono, dai, ecco, rispetto ai milioni che offrono, che richiedono per comprare altri tipi di macchine. Allora, dopodiché, dopo averla comprata, andiamo in GT Auto e c'è da fare un po' di modifiche. Allora, prima di tutto allarghiamo la carrozzeria, importante, l'allarghiamo e qui con l'anteprima, con veramente l'animazione creata da GT simpatica, vabbè. E lavoro completato. Ok, non facciamo altro di qua e andiamo nella parte della personalizzazione, la seconda parte, eccola qua, personalizzazione auto. Partiamo dalle ruote, le ruote erano carine anche queste, però io le ho montato un altro paio, potete sostanzialmente mettere quelle che volete. L'importante è che appunto, cioè la scelta ce n'è diverse, io ne ho prese una che mi piaceva un po', almeno si abbinava un po' con il rosso. L'importante è che mettete i 17 pollici, le dimensioni qui non le cambiate, e mettete l'eccentricità larga, ok? 17 pollici e centricità larga. Bene, andiamo avanti, nelle parti personalizzate, l'avantreno prenderemo il tipo, c'era o levare direttamente il paraurti o prendere anche un appendice, io ho preso il tipo B con l'appendice. Qui useremo il tipo A e basta, quindi leveremo il paraurti. E la lettone c'è diverse possibilità. Lo so, è un obbrobrio usare un alettone su questa Ferrari, però io l'ho messo lo stesso, per cui ho messo l'alettone con un finale 23. Ok? Benissimo, andiamo avanti. Finale alto, scusate, l'alettone alto, come vedete, finale 23. Portiamo avanti la situazione. Gli elementi qui non c'è la possibilità di mettere la gabbia di sicurezza, quindi non la mettiamo. Il colore era quello standard, ho lasciato, anche se poi cambia la livrea, ma il colore base l'ho lasciato uguale perché questo vinaccia non era malissimo, mi piaceva e l'ho lasciato stare. Poi, dopodiché, da GT Auto passiamo direttamente al negozio della messa a punto, quindi a comprare un po' di cose che ci servono per renderla un po' efficiente e primeggiare nella gara di Tokyo. Allora, si parte dalla prima di qua, la prima schermata, lo sport, e prendiamo le sport dure, non le conformere che tra l'altro c'è da in dotazione. Poi l'albero a camme, l'alto sollevamento, però non lo compriamo perché comprando questo, quello AS, laggiù lo compriamo e ce lo dà in automatico. Prendiamo anche qui l'aumento corsi e le bielle a pistone e torniamo dalla prima parte. Infatti vedete che questo già ce lo dà completato. Pistone ad alta compressione sì, limitatore potenza e zavorra io li compro sempre a prescindere, quindi questo non conta, io li compro sempre. Albero a gomiti da corsa e il computer personalizzabile, ok, questi vanno presi. Poi l'LSD personalizzata sì, rapporto marcia manuale, manuale, occhio ragazzi, prendiamo il manuale. L'aumento della rigidezza della carrozzeria sì, poi aumento corsa, ok, messa a punto bilanciamento motore, ok, lavorazione dei condotti,
Acquistiamo anche il filtro dell'area da corsa e la marmitta da corsa, uno dei due kit freni, le sue pastiglie dei freni da corsa e il collettore di scarico da corsa, controllo e bilanciamento freni, sospensioni personalizzabili, frizione e volano da corsa. Questo non lo prendiamo e andiamo avanti. In Suprema, come vi dicevo, c'era quelle tre cose che abbiamo visto prima. Bene, andiamo avanti e andiamo a prendere appunto a vedere quello che è il Tokyo, il Tokyo, il setup che ho realizzato per Tokyo, ovviamente. Ok, quindi andiamo di qua, la nostra gara, nelle impostazioni. Ovviamente si parte con le sport dure e le useremo per tutta la gara, poi vi dirò la strategia. Queste sono le regolazioni delle sospensioni, quelle del differenziale, la deportanza 25 sull'avantreno, 161 sul retrotreno. Poi potenza zavorra niente, tutto al 100%, per fortuna. 2,60 di velocità massima, però ho messo quello da corsa, quindi vi ho detto di comprare quello del manuale, non lo comprate, comprate quello da corsa. Le regolazioni sono queste delle marce. Qui comprate, rimettete quelle che sono le classiche, quelle che abbiamo comprato appunto. Nel controller freni, vedete, ho portato tutto sul retrotreno, 5 sul retrotreno, quindi proprio perché è sbilanciata sul posteriore. Non ho comprato riduzione di peso e tutto il resto è qui, lo trovate installato. Da corsa, qui il frizione volano e non il kit di regolazione, questo non l'ho comprato. Viaggio bene anche senza in questa gara. Ora andiamo a farla partire, così parliamo un secondo della strategia. Iniziamo la gara. Allora, sono riuscito per fortuna con questo setup a mantenere la mappatura 1 per tutta la gara, facendo un unico pit stop alla fine dell'ottavo giro. Ora, come al solito, vi faccio vedere un po' il giro più veloce, così vi spiego due cosine su come ho impostato la macchina. È il quinto giro, come vedete, e sono secondo a poco più di un secondo, ma poi alla fine vedete l'ho superato subito usando la barriera. Allora, come al solito, per ottenere il bonus gara pulita sono le solite cose: non dovete tamponare nessuno, non dovete farvi tamponare, soprattutto nel primo giro dove sarete sicuramente tentati di farlo perché siete in bagarre e quindi capiterà di rischiare di toccare qualcuno, quindi stateci attenti. E non dovete appunto nell'ultimo rettilineo tagliare il cordolo di destra, perché sennò quello lo conteggia come se fosse una cosa da tagliare, da non darvi il bonus. Idem con patate, il discorso dei birilli di fondo, non abbatteteli. Ora, facendo anche solo una di queste cose, ovviamente, come dico sempre, perderete il bonus di gara pulita, ovvero 300.000 crediti quasi, quindi cercate di evitare. Le barriere, come vedete, le potete usare quanto volete. Ora io le uso soltanto sulla prima curva, ma ripeto, potete fare quello che volete, le potete usare anche per tutta la gara. Mi sembra più che lecito usarla per la prima, il resto la macchina tiene bene, per cui non vedo la necessità di usare le barriere, mi piace di più guidarla, anche perché questa Dino dà delle sensazioni spettacolari, per cui staccate al secondo cartello e ci andate tranquillamente dritti. Questo è il tornante di cui dicevo prima, da stare attenti al cordolo di destra e ai birilli di fondo per prendere appunto il bonus di gara pulita. Ok, quindi l'importante è stare attenti nei primi 2-3 giri, poi potete scatenare la potenza di quest'auto, per cui state attenti ai primi 1-2 giri, poi è come andare su un binario, non ci sono problemi. Quindi chiudiamo il quinto giro in 2.08.884, che non è male. Da qui salto direttamente alla fine dell'ottavo giro, dove, come vi accennavo, faccio box, ma solo per fare rifornimento, niente cambio gomme. Il solito mezzo giro in più di carburante per avere la benzina sicura e poi riesco in testa, ovviamente, senza problemi, a oltre 40 secondi, anche se non ha aggiornato, comunque va bene. Vi porto alla fine della gara, 12° giro, vedete le gomme sono poco meno della metà, benzina ci siamo. E appunto questa Ferrari Dino mi porta ad avere anche un buon tempo finale, perché vedete siamo a 26, 33, 34, poco più di 26 minuti e mezzo, quindi anche come tempo non è malaccio, è un bel tempo. Il tempo veloce sul giro 2.08, quindi sinceramente è una macchina che dà delle discrete soddisfazioni. 45 secondi su Cocoburn, ormai Gall non ce la fa più arrivare
Ai tempi arrivava anche secondo, ma stavolta non ce la fa più. E per fortuna prendo gli 825.000 crediti. Vai, anche stavolta ho predicato bene e razzolato bene, dai. Comunque, ragazzi, abbiamo settato anche la mitica Dio. Vi ringrazio per aver visto il video. Se volete lasciare un pollicione fatelo pure. Se volete iscrivervi al canale va benissimo. Però ricordatevi della campanellina, così avrete tutti gli aggiornamenti di quando pubblico un video nuovo e quelle che ci sono le varie tipologie, i vari contesti nuovi che pubblicherò sul canale. Se avete qualche auto da suggerire, qualche cosa che non vi torna, qualche domanda, nessun problema, c'è la community, scrivetemi pure nei commenti o sui social o anche su WhatsApp, nessun problema. Vi rispondo nei limiti del possibile, un po' rispondo a tutti senza problemi. Però ho i miei tempi, d'altra parte, come tutti. Ragazzi, un salutone ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Sergionet.